L'algoritmo dello scudetto. Chi vince lo scudetto 2021-2022 secondo l'algoritmo? Ce lo avete chiesto, noi vi accontentiamo subito con un nuovo aggiornamento che presenta un grande colpo di scena dopo la conclusione della 30ª giornata del campionato di Serie A. Amiche ed amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati all'interno di questo nuovo episodio in cui approfittiamo della sosta del campionato che lascia spazio alle nazionali per dare il via ad una serie di approfondimenti sulla stagione dell'Inter che abbiamo avviato con un contenuto, un approfondimento molto interessante del nostro Simone Frizza, un'analisi totale su Simone Inzaghi che vi consiglio di recuperare se non l'avete già vista o ascoltato, un'analisi che ha scatenato tantissimi commenti, aspetto anche i vostri ovviamente per raccogliere le opinioni della community di Passione Inter, lo trovate su tutti i nostri canali. Ora andiamo a fare all'interno di questo episodio un aggiornamento sulle proiezioni per capire chi vincerà questo scudetto, almeno secondo gli analisti e secondo il nostro famoso algoritmo che ormai avete imparato a conoscere. Al termine poi di questo episodio vi faccio vedere anche i calendari a confronto delle squadre in lotta per lo scudetto e vi lascio anche con una mia considerazione personale per scatenare anche qui dei commenti. Partiamo però come sempre dall'unico punto di partenza, ovvero la classifica attuale del campionato di Serie A, aggiornata dopo la 30ª giornata in cui l'Inter, come sappiamo purtroppo, è stata fermata dalla Fiorentina sul punteggio di 1-1, il Napoli ha battuto l'Udinese per 2-1, il Milan ha battuto invece il Cagliari in trasferta per 1-0 e la Juventus ha battuto la Salernitana ottenendo la quarta vittoria consecutiva in campionato, mettendosi alle spalle anche l'eliminazione in settimana dalla Champions League. La classifica quindi vede al momento il Milan in vetta con 66 punti conquistati, il Napoli a quota 63, l'Inter insegue a 60, sempre con l'asterisco della partita da recuperare, quella famosissima ormai contro il Bologna, la Juventus è a 59 punti e la Roma poi a 51 con l'Atalanta, via via tutte le altre. Questa è la classifica al momento, una classifica che fa veramente impressione a guardarla ora, se consideriamo che il 5 febbraio scorso, ormai qualche settimana fa, in occasione del famoso Inter-Milan, derby di Milano, vinto dal Milan per 2-1, ebbene l'Inter fino al 75esimo di quella partita era in vantaggio per 1-0 e la classifica virtuale diceva Inter in testa con 56 punti, Milan e Napoli seconde a quota 49, Atalanta 43 e Juventus 42, ovvero prima del famoso fallo di Giroud su Sanchez che apre poi alla doppietta del francese contro l'Inter e del blackout nerazzurro, l'Inter era a più 7 da Milan e Napoli e a più 14 addirittura dalla Juventus e ora invece siamo messi come vi ho appena detto. Inevitabilmente quindi l'algoritmo, sulla base di questi risultati ha dovuto, ricalibrare le proprie proiezioni sul campionato, ha dovuto, un po' ribaltare, anche aggiustare il tiro, anzi alla luce di queste statistiche e di questi risultati. Come funziona infatti l'algoritmo? Ve lo ricordo velocemente per chi magari, trovasse questo contenuto per la prima volta e non lo conoscesse già. Il portale che prendiamo come riferimento ormai da oltre 2 anni sul nostro canale è 538.com, magari vi lascio il link in descrizione se siete interessati. Questo portale mette insieme tutta una lunga serie di dati e di statistiche per calcolare l'indice di forza di ciascuna squadra. Ad ogni squadra viene associato un indice di forza. Sulla base di questo indice di forza e di altre variabili come le rivalità con altre squadre, il fattore campo e non solo, si vanno a giocare, a simulare tutte le partite del campionato e in base a quelle che sono poi i risultati di queste simulazioni si vanno a stilare una classifica finale e la probabilità che l'evento, che ne so, Inter che vince lo scudetto si verifichi, l'evento che una squadra X arrivi in una determinata posizione in campionato si verifichi. Questo è il funzionamento, in questo caso ovviamente calcoliamo la probabilità che l'evento Inter che vince il campionato si verifichi, così come per le altre squadre concorrenti. L'indice di forza e le varie proiezioni poi chiaramente sono aggiornate dopo ogni partita, di settimana in settimana, di turno di campionato in turno di campionato, in base ad una lunga serie di statistiche che vengono prese in considerazione, quindi teoricamente più si va avanti, più la proiezione è accurata.
Arrivati a questo punto, quindi vi faccio vedere anche un po' una rapida evoluzione dell'algoritmo durante questa stagione. Siamo partiti la scorsa estate, ad inizio agosto, all'interno di un mercato che doveva ancora riservare dei clamorosi colpi di scena per l'Inter, ma non solo, con una prima proiezione che, secondo l'algoritmo, vedeva l'Inter in testa come la squadra favorita, con la maggior probabilità di vincere questo campionato al 27%. Seguiva la Juventus al 22%, quindi l'Atalanta al 17%, Napoli al 12% e addirittura il Milan partiva come quinto al 10%. Questa era la proiezione di inizio anno. Poi sono cambiate diverse cose con il mercato, si sono giocate tante partite, siamo arrivati fino al termine del girone d'andata con l'Inter che batte il Torino nell'ultima gara del 2021, un Inter che sembrava lanciatissima, inarrestabile, bella e vincente, tanto che l'algoritmo aveva fatto una proiezione che vedeva l'Inter vincente addirittura al 77%. Sembrava uno scudetto praticamente già in tasca o quasi, con il Milan lontanissimo al 9%, nonostante la classifica dicesse comunque un Milan distante solo 4 punti, perché l'Inter era a quei tempi a 46 ed il Milan a 42, seguiva il Napoli con un 8% di probabilità e quindi l'Atalanta al 6 e la Juventus a quota 2%. Questa era la situazione al termine del girone d'andata. Dopodiché è successo tutto quello che è successo, come abbiamo detto, come sappiamo. L'Inter era crollata al 56% di probabilità di vittoria dello scudetto. Dopo il successo in campionato contro la Salernitana, la probabilità di vittoria dell'Inter era risalita al 60%, quindi gli ultimi risultati delle ultimissime giornate di campionato ci hanno portato alla previsione che vi faccio vedere di oggi dopo la 30ª giornata di campionato. Ricordiamo sempre che l'Inter ha una partita da recuperare, ma c'è il colpo di scena, come dicevamo, c'è il primo sorpasso da quando in questa stagione vi portiamo il nostro algoritmo con la proiezione sul campionato. Per la prima volta il Milan viene messo in vetta come la squadra che più probabilmente potrà vincere questo campionato. In questo momento l'algoritmo recita un Milan, la probabilità dell'evento Milan che vince il campionato al 46%, l'Inter segue al 34%, il Napoli più distante al 17%, nonostante il Napoli in questo momento sia davanti all'Inter in classifica con 63 punti, con l'Inter invece a quota 60 e una partita da recuperare, la Juventus che rimane invece molto distante al 2%. Evidentemente, secondo l'algoritmo, i 7 punti di distacco dal Milan sono in questo momento difficilissimi da recuperare. Questa è quindi la proiezione attuale dell'algoritmo. Vi dicevo, un colpo di scena perché appunto per la prima volta il Milan viene vista anche dall'algoritmo come la squadra favorita, la squadra che ha la maggiore probabilità di vittoria del campionato. Vediamo se questo si riflette anche sul calendario, nel senso che alla base di questa proiezione c'è anche un discorso sul calendario, sulle partite rimanenti, oppure no. Lo chiedo a voi, voglio sapere una vostra opinione mentre vi confronto i calendari delle 4 squadre che stiamo prendendo in considerazione per lo scudetto e vediamo quali sono le partite rimanenti. Per l'Inter, che affronterà subito dopo la sosta la Juventus a Torino, quindi a San Siro si torna a giocare contro il Verona, trasferta il 16 aprile contro lo Spezia, poi a seguire la semifinale di ritorno della Coppa Italia contro il Milan e quindi le ultime 5 giornate di campionato che metteranno in fila Inter-Roma, la trasferta di Udine, la gara in casa contro l'Empoli, Cagliari-Inter alla penultima giornata ed infine l'ultimo turno di campionato Inter-Samp a San Siro, ovviamente. Dopodiché vediamo anche il calendario del Milan con il prossimo turno che mette di fronte i rossoneri al Bologna, quindi Torino-Milan, Milan-Genoa, Inter-Milan, ritorno della semifinale di Coppa Italia, Lazio-Milan del 24 aprile, Milan-Fiorentina il 1 maggio, Verona-Milan, Milan-Atalanta e Sassuolo-Milan. Prima di andare avanti, ovviamente un piccolo asterisco, dimenticavo, l'Inter deve recuperare anche la gara contro il Bologna che molto probabilmente sarà infilata nella data del 27 aprile, vedremo se effettivamente sarà così, quindi dopo Inter-Roma e prima di Udinese-Inter potrebbe finire il recupero di Bologna-Inter, ovviamente, perdonatemi per la piccola dimenticanza. Dopodiché andiamo a vedere anche il calendario del Napoli, che invece affronterà Atalanta, Fiorentina, Roma, Empoli, Sassuolo, Torino, Genoa e Spezia. Sono molto insidiose chiaramente la trasferta di Bergamo con l'Atalanta, la trasferta di Torino contro il Torino e le gare in casa contro Fiorentina e Roma, che possono mettere sicuramente in difficoltà il Napoli di Spalletti, ma anche il Sassuolo è sempre un avversario tosto, quindi anche per il Napoli le insidie non mancano. Velocemente anche il calendario della Juventus, che
si trova lo scontro diretto con l'Inter subito dopo la sosta, Cagliari-Juventus, Juventus-Bologna, la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, Sassuolo-Juventus, Juventus-Venezia, Genoa-Juve. Quindi le ultime 2 gare probabilmente gli ostacoli principali, oltre all'incontro contro l'Inter, ovvero quella in casa contro la Lazio e soprattutto la trasferta di Firenze in campionato all'ultima giornata con una Fiorentina che potrebbe essere in lotta per un posto in Europa. Questi quindi sono i calendari a confronto. Io prima di salutarvi vi lascio con una riflessione chiedendovi appunto anche un po' le vostre sensazioni in questo momento. Credo che arrivati a questo punto comunque la quota per lo scudetto possa assestarsi attorno a quota 82, forse 83 punti. Penso che a quella quota si possa vincere lo scudetto. Io continuo a ragionare sullo scudetto perché innanzitutto siamo l'Inter e ad inizio stagione vi ricorderete, ho sempre detto che il mio obiettivo era vedere l'Inter aritmeticamente ancora in corsa fino all'ultima giornata per poter vincere lo scudetto. Al fischio iniziale dell'ultima giornata di campionato io volevo l'Inter che aritmeticamente potesse ancora vincere lo scudetto. Poi il risultato poteva essere un risultato qualsiasi, però l'importante era esserci ancora all'ultima giornata. In più anche l'amministratore delegato Marotta in queste ore continua a dire che l'obiettivo è lo scudetto, quindi dobbiamo continuare a ragionare sullo scudetto. Su queste basi l'Inter è a quota 60 punti, come dicevamo. Per arrivare ad 83 ne mancano quindi 23 di punti da conquistare, ci sono 9 partite a disposizione per l'Inter, quindi 27 punti a disposizione, significa che puoi perdere solo 4 punti nelle prossime 9 giornate, ovvero 7 vittorie e 2 pareggi sono il minimo per poter puntare allo scudetto. La logica inevitabilmente dice che questa Inter che stiamo vedendo in quest'ultimo periodo, ormai che dura da 2 mesi, non può farlo. Ci aggrappiamo ovviamente alla speranza, non possiamo far altro che questo in questo momento. E la speranza ovviamente è quindi che la gara contro la Juventus, in caso di vittoria, potrebbe dare all'Inter quella spinta mentale per ripartire come invece il derby, al contrario, ti aveva affossato. La strada quindi in questo momento è veramente molto, molto stretta. Fatemi sapere però voi che cosa ne pensate, quali sono le vostre proiezioni sul finale di campionato. Se mi avete seguito fino a qui, fatemelo sapere con facciamo l'emoji della bandiera italiana, visto che abbiamo parlato dello scudetto, utilizziamo sempre quella in questi casi. Vi ricordo che se questo contenuto vi è piaciuto, se vi piacciono i nostri approfondimenti che pubblichiamo ogni giorno e il nostro modo di fare informazione, intrattenimento e di farvi anche compagnia con tutti i temi del mondo Inter ogni giorno in diretta e tutti gli approfondimenti, potete sostenerci tramite gli abbonamenti che trovate sul tasto abbonati oppure potete entrare a far parte della nostra community su passioneinter.club. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci rivediamo in diretta come ogni giorno alle 19:30.